Rieccoci con un nuovo video, come vedete appunto con i Casanova Tarot. Di conseguenza appunto quest'oggi, come avrete anche già letto dal titolo appunto del video, ci occuperemo appunto di una eventuale storia o conoscenza che appunto andrete eventualmente ad intraprendere in un futuro più o meno distante e ovviamente cercheremo di capire da un punto di vista soprattutto sensuale ed erotico ovviamente che tipologia di rapporto ovviamente sarà. Quest'oggi sarà un video ad una sola variante. Voi sapete che io amo particolarmente alternare appunto video a una sola variante, a video a due varianti, per ovviamente permettere a tutti di ovviamente scegliere quale ovviamente video preferire. Cioè so che ad alcuni di voi ovviamente piace molto di più un video con doppia variante, tra cui appunto poter scegliere, mentre ad altri piace molto di più un video ovviamente a stesa unica. Di conseguenza appunto io cerco di alternare il più possibile sul canale queste due ovviamente tipologie differenti di video proprio per venire incontro alle esigenze di ciascuno di voi. Dunque, quest'oggi che cosa andremo a chiedere ovviamente ai Casanova Tarot? Cercheremo appunto di sapere, di capire per il principio di sincronicità che cosa vi aspetta da un punto di vista erotico e ovviamente anche sentimentale nell'immediato futuro o comunque nel futuro identificato ovviamente da ciascun singolo arcano. Quindi cercheremo di capire se è in arrivo per voi una nuova storia passionale, intensa, che vi scalderà ovviamente il cuore sicuramente, ma anche soprattutto l'anima e il corpo. Dunque ci faremo anche ovviamente aiutare dai vari riferimenti astrologici e ovviamente dalle varie carte di corte, quindi dai vari personaggi che appunto eventualmente verranno estratti appunto nella stesa. Quest'oggi utilizzerò un metodo ad 8 carte che io appunto uso molto spesso sul canale, che permette diciamo di avere un focus importante sul presente in particolar modo, quindi i pro e i contro della situazione, se c'è già per esempio qualcuno di particolarmente interessato a voi, cerchiamo di capire anche l'ambiente che vi circonda, quindi amici, conoscenti, colleghi, parenti. Cerchiamo di capire se appunto l'ambiente che vi circonda possa in qualche modo favorire nuovi incontri o invece ad esempio ostacolarli. Cerchiamo di capire anche se ci possa essere o meno la presenza appunto di rivali piuttosto che falsi amici, piuttosto che pettegoli ad esempio, e ovviamente diamo uno sguardo importante al futuro. Vi ripeto, cercando ovviamente anche di trarre qualche consiglio in più per quanto riguarda appunto questo meraviglioso mazzo di arcani. Dunque, io inizio appunto a mescolare il mazzo dei Casanova Tarot e dunque, per il principio di sincronicità, per chiunque appunto stia aspettando, cercando comunque una storia o comunque una frequentazione obiettivamente importante, intensa e che soprattutto appunto vi permetta di vivere delle nuove emozioni intense, forti e ovviamente predominanti, soprattutto chiaramente ragazzi da un punto di vista sensuale, da un punto di vista erotico, ma anche ovviamente sentimentale. Ecco, cerchiamo di capire appunto per il principio di sincronicità
che cosa ovviamente vi aspetta in futuro, dando però chiaramente anche uno sguardo molto importante per quanto riguarda anche il presente, cioè cerchiamo di capire se obiettivamente ci possa essere ad oggi qualcuno, ad esempio, già molto interessato a voi, perché no? Dunque, vediamo un po'. Perfetto. Perfetto, allontaniamo ragazzi momentaneamente ovviamente dal tavolo di stesa l'intero mazzo in modo da permettervi chiaramente di vedere bene ovviamente tutte le singole carte. Questa è appunto la stesa ad 8 carte, 8 arcani di cui vi parlavo appunto poco fa. Ovviamente in prima posizione appunto abbiamo il presente della situazione, in seconda posizione ovviamente i pro della situazione, cioè che cosa è obiettivamente a favore appunto di una vostra storia o comunque appunto di una conoscenza importante da un punto di vista erotico e sentimentale. In posizione centrale appunto voi, i vostri pensieri, i vostri desideri, le vostre paure. In questa posizione invece i contro, cioè a cosa stare obiettivamente attenti, quindi diciamo anche gli ostacoli, eventuali nemici, perché no, rivali. In questa posizione le influenze esterne, quindi amici, conoscenti, parenti. In quest'altra posizione diamo la parola al karma, cioè obiettivamente come andrete a vivere i prossimi giorni, le prossime settimane, a prescindere ovviamente dai vostri comportamenti. In questa posizione, una posizione a mio avviso molto importante, inerente ai consigli appunto che vi vengono forniti dagli arcani su come poter agire ovviamente per portare a casa un risultato, e infine in ultima posizione appunto il futuro, cioè come evolverà la situazione, ovviamente ragazzi a seconda delle tempistiche identificate chiaramente dall'arcano, perché voi sapete che ogni singolo arcano ha delle proprie ben precise e ovviamente specifiche tempistiche, d'accordo? Dunque, iniziamo dalla prima posizione, ossia appunto il presente della situazione. E qui abbiamo l'otto di bastoni. Allora ragazzi, la carta dell'otto di bastoni parla comunque di un grande interesse che voi suscitate nelle persone che comunque vi circondano, a prescindere che a voi queste persone possano o meno piacere. Parliamo di un otto di bastoni, ragazzi, che obiettivamente rappresentano il fuoco, la passione, l'elemento fallico, ovviamente per eccellenza. Quindi l'otto di bastoni parla, vedete, sicuramente di contatti, sicuramente di comunicazioni che sono nella posizione del presente. Cosa vuol dire? In tarologia, ragazzi, la posizione del presente non si esaurisce nell'istante, nel secondo in cui ovviamente si va a guardare questa stesa. Chiaramente ha una visione più ampia, d'accordo? Quindi per momento presente si può intendere sicuramente anche qualche giorno fa, quindi ovviamente un passato più recente, e ovviamente anche tra qualche giorno, quindi ovviamente un futuro imminente, d'accordo? Quindi o avete ricevuto o state per ricevere o riceverete a breve dei contatti, delle comunicazioni, perché l'otto di bastoni è proprio la carta delle comunicazioni, che vi faranno ovviamente molto piacere.
delle comunicazioni, vi ripeto, portate da più di una persona, generalmente non è una sola persona, più di una persona che potrebbe mostrarvi il suo interesse. Allora, potrebbero contattarvi sui social, per esempio, quindi più di una persona, oppure anche nella, diciamo, vita quotidiana, quindi potreste notare, per esempio, da parte di un collega un comportamento un po' strano, quindi forse più, diciamo, attivo e proattivo nei vostri confronti, magari qualche sguardo in più, qualche complimento. Quindi sicuramente un atteggiamento migliore da parte delle persone che vi circondano con questo 8 di bastoni. Quindi vi ripeto, o avete ricevuto o state per ricevere o riceverete entro veramente pochissimi giorni delle comunicazioni. Comunicazioni però ragazzi è un 8 di bastoni, quindi sicuramente vi faranno molto piacere, non ci sono discussioni, quindi anzi comunicazioni interessanti che vi stuzzicheranno bastoni e che vi faranno capire che qui c'è qualcuno o più di una persona molto interessata a voi. L'otto di bastoni parla anche di cambiamenti veloci, quindi a seguito di queste appunto comunicazioni ci potrebbero appunto essere degli incontri, vedete, degli spostamenti che ovviamente saranno molto ricchi da un punto di vista ovviamente erotico, d'accordo? Però solo da un punto di vista erotico, perché parliamo di un 8 di bastoni, d'accordo? Quindi non è un asso di coppe, d'accordo? Quindi qui non c'è la persona pronta ad amarvi, d'accordo? Comunque una persona innamorata follemente di voi. Qui ci sono più di una persona fortemente, follemente attratta da voi. È diverso però, d'accordo? Quindi i bastoni parlano di attrazione, emozione, desiderio sessuale. Non parlano di sentimenti, non parlano d'amore, cioè non parlano per esempio del ritorno di una persona dal passato che si è riscoperta innamorata, d'accordo? Qui parliamo di ovviamente contatti, vi ripeto, o sui social oppure nella vita vera, diciamo, nella vita quotidiana o comunque diciamo in entrambe le condizioni. Quindi comunque voi avrete modo di contattare più persone o di ricevere appunto contatti molto veloci, appunto molto frequenti con più persone. Contatti che avranno ovviamente come scopo in particolare appunto il vedersi, quindi un incontro, uno stare insieme, un trascorrere comunque delle ore piacevoli ovviamente assieme, che avranno però chiaramente come base e substrato l'attrazione fisica, d'accordo? Quindi persone che vorranno vedervi per ovviamente trascorrere dei momenti, diciamo, eroticamente di un certo peso, d'accordo? Con voi. Quindi vi ripeto, sicuramente qui contatti ci sono e vi renderete conto con questo 8 di bastoni della corte, diciamo, del piacere tanto ad una persona in particolare, d'accordo? Che probabilmente proprio stranamente deciderà di aprirsi, ma anche più di una persona, perché ragazzi è un 8 di bastoni che parla di coralità, d'accordo? Quindi vi ripeto, vi aspetta sicuramente un periodo direi piuttosto carico di novità, molto molto bello e molto positivo. In questa posizione i pro della situazione, cioè obiettivamente su cosa diciamo fare affidamento, quindi gli elementi positivi ovviamente della vostra situazione presente. Vediamo un po'. E qui abbiamo il 9 di bastoni. Allora ragazzi, la carta del 9 di bastoni parla ovviamente di una persona, vedete, in particolare che vi sta tenendo d'occhio. Qui c'è giovane appunto Casanova
che ovviamente sta tenendo d'occhio questa meravigliosa, bellissima ovviamente donna e ragazza che chiaramente a lui piace in particolar modo. Ecco, è chiaro che ragazzi, qui c'è una persona, perché il 9 di bastoni parla di vigilanza, parla di attenzione, parla però anche di un comportamento da parte vostra, vedete, difensivo. Cioè questa persona, ovviamente, se fosse ovviamente dipeso da lui, si sarebbe già fatto avanti. Quindi vi avrebbe già manifestato, diciamo, tutto il suo interesse. Questa persona non sente o comunque ha dei dubbi, diciamo, sul fatto che voi possiate o meno essere interessate a lui. Ha dei dubbi, forti dubbi. Il 9 di bastoni parla, vedete, di un tenervi d'occhio, cioè una persona che è vicina a voi, fa parte delle vostre conoscenze, della vostra cerchia di conoscenze, ma è una persona che, vedete, teme di avvicinarsi troppo a voi perché non è appunto sicura se voi possiate o meno ricambiare e che voi possiate o meno ricambiare il suo desiderio. Parliamo di bastoni, quindi pur sempre siamo nell'ambito del desiderio. Il 9 di bastoni parla quindi di un interesse che questa persona nutre già da tempo per voi, quindi non è una situazione nata da qualche giorno. Ora potrebbe, vi ripeto, appartenere al mondo dei social, potrebbe essere un vostro collega di lavoro, potrebbe essere un vostro amico, potrebbe essere una persona che vedete, frequentate ad esempio da tempo. Comunque è una persona che, vi ripeto, prova per voi una forte attrazione, ma che teme ovviamente il vostro rifiuto perché vi vede 9 di bastoni come una donna autonoma, tutta d'un pezzo, e che tende, vedete, a negarsi e a proteggersi, come sta facendo questa bellissima ragazza, che sta proteggendo le sue grazie, appunto da questi 9 bastoni, d'accordo? Da questa staccionata. Quindi è chiaro che questa ragazza, ovviamente, non sta degnando neanche di uno sguardo il giovane Casanova, perché obiettivamente è troppo intenta, vedete, a cercare in qualche modo di allacciarsi o slacciarsi appunto il corpetto. Quindi questa persona vi vede molto autoriferite, cioè vi vede come persone molto prese da voi stesse, non arroganti, non superbe, ma persone che hanno la propria vita, che la portano avanti con forza e coraggio e a cui obiettivamente importa ben poco delle persone che ovviamente gli stanno attorno. Quindi vi vede, vi ripeto, come una persona, non dico fredda, ma comunque una donna che va avanti per la sua strada e che obiettivamente non teme niente nessuno. D'accordo? Quindi sicuramente il 9 di bastoni parla già di un interesse. Qui c'è una persona che vi sta tenendo d'occhio, ma che dubita o comunque, diciamo, in qualche modo teme di non piacervi e vi vede, diciamo, particolarmente distanti rispetto alle sue aspettative. Vi vede come una donna con un mondo ovviamente già ben costituito, ed è giusto così, però magari anche lontano dal suo. D'accordo? Perché le carte di grado nono rappresentano anche distanze, che possono essere distanze geografiche, quindi una persona che abita distante da voi, oppure proprio anche distanze emotive, distanze sentimentali, magari anche per quanto riguarda, diciamo, distanze sociali, economico-professionali, piuttosto che culturali, religiose. C'è una persona che teme di non avere quel ponte comunicativo, quell'aggancio giusto che vi possa mettere in comunicazione. Però ragazze, qui c'è una persona a cui voi piacete tanto e che vi sta tenendo d'occhio, c'è, assolutamente sì. E anche da discreto tempo. Quindi obiettivamente questa è una persona molto interessata.
Ora, come vi sta tenendo d'occhio? Potrebbe spiarvi, per esempio sui social, controllare cosa voi postiate, i vostri ingressi su WhatsApp, Telegram, eccetera. Se è un vostro vicino di casa potrebbe tranquillamente cercare di capire quando voi usciate, con chi. Se è un collega cerca ovviamente di tenervi d'occhio in ambito lavorativo, quindi comunque una persona che, vedete, vi sta tenendo d'occhio, e a cui voi piacete terribilmente, perché vi vede una donna di una sensualità e femminilità pazzesca, Però teme tanto il rifiuto, questa persona, Vediamo in questa terza posizione che cosa c'è nel vostro cuore. Vediamo un po' paure, però anche magari speranze e desideri. Vediamo un po'. Qui abbiamo 7 di spade, ragazzi, avete paura dell'inganno. Allora, 7 di spade è la carta obiettivamente del ladro, è la carta della menzogna, è la carta del tradimento, è la carta della falsità, è la carta di chi volta le spalle, è la carta di chi vuole vincere a tutti i costi, ma ovviamente in maniera disonesta. Vedete? È la carta innanzitutto, in particolar modo, il 7 di spade del tradimento. Cioè voi siete obiettivamente stanche di persone che rappresentano appunto tutta quella enorme, ahimè, fetta di ovviamente individui che per esempio tengono il classico piede in due scarpe, quindi persone per esempio impegnate che obiettivamente cercano soltanto uno svago del momento, oppure persone che neanche lo dicono di essere impegnate, fingono di essere assolutamente single e invece hanno magari moglie e figli, o comunque siete stanche di persone che raccontano una marea di menzogne, perché il 7 di spade parla proprio delle bugie. Quindi obiettivamente voi siete stanche di persone appunto bugiarde, di persone che non sono in grado di portare avanti, diciamo, un rapporto in maniera ovviamente pulita, in maniera trasparente, in maniera continuativa, cioè dal vostro punto di vista siete stanche di dovervi, vedete, guardare sempre le spalle da tranelli, da malelingue anche, da pettegolezzi, cioè da persone non oneste, persone ovviamente non pulite. Il 7 di spade, ragazzi, parla sicuramente anche di un ambiente che vi circonda, sul quale obiettivamente ci si dovrebbe chiaramente soffermare. Spade razionalmente, quindi con un mentale chiaramente sostenuto dalla razionalità più lucida obiettivamente, che vi permetta di capire che obiettivamente, effettivamente, tutto ciò che a voi non piace non è così lontano dalla realtà, cioè obiettivamente il 7 di spade nella posizione ovviamente del presente parla di persone che potrebbero circondarvi e che sono dedite alla menzogna. Quindi è già una carta che vi invita, diciamo, come consiglio, a prestare la debita attenzione alle persone che vi circondano e sicuramente a persone menzognere. D'accordo? Cioè persone che proprio tendono ad agire nascondendo delle verità importanti. Magari anche persone che nascondono un sentimento, cioè che non vi raccontano obiettivamente nulla di ciò che per esempio provano e desiderano vivere o sperimentare con voi, quindi persone che non necessariamente false agiscono per dolo, ma comunque persone che qualcosa nascondono, anche semplicemente per proteggere la propria interiorità, però sono persone che si lasciano poco andare, d'accordo? Quindi ovviamente iperlogici, persone che ragionano troppo e che obiettivamente non favoriscono sentimenti, passione, quindi rapporti profondi anche da un punto di vista sentimentale. Ecco, voi volete evitare tutto questo. Cioè voi volete evitare persone fredde, robotiche, persone menzognere, appunto. Volete persone che vi scaldino il cuore, che vi scaldino il corpo, pronte a lasciarsi andare. Quindi attenzione, vi ripeto, alle persone che vi circondano, perché il 7 di spade ci ovviamente riporta alla presenza di individui non del tutto sinceri che, vi ripeto, potrebbero nascondervi chiaramente anche delle intenzionalità altre rispetto a quelle che potrebbero palesare.
Cioè potreste incontrare e conoscere persone che potrebbero fingere un interesse anche sentimentale, addirittura, vi ripeto, fingere di essere completamente single, ma che poi single non sono. D'accordo? Quindi questo è quello che voi volete assolutamente evitare. Io sono assolutamente dalla vostra parte perché obiettivamente sono individui malsani che non permettono non soltanto di evolvere in una relazione, in una frequentazione, ma fanno anche vivere veramente molto male, con enorme negatività, qualsiasi tipologia di conoscenza o approccio all'amore, eh. Cioè sono persone che fanno male al cuore, fanno male al corpo. D'accordo? Quindi persone che inseguono sempre, vi ripeto, il proibito, la menzogna, il tradimento. D'accordo? Quindi questo 7 di spade in qualche modo descrive anche il vostro passato, perché ovviamente rappresenta tutto ciò che voi volete evitare nel presente e vorrete evitare in futuro. Ecco, prestate attenzione, il 7 di spade, ragazze, vi consiglia di proprio scremare tanto. Quindi filtrate in maniera molto severa, spade, tutte le persone che conoscete. Quindi comunicazioni, interessi, dichiarazioni, mm? Perché ci sono persone non proprio del tutto pulite. Vediamo in ovviamente questa posizione i contro, quindi obiettivamente ostacoli al vostro cammino da un punto di vista appunto erotico e sentimentale. Vediamo un po'. Allora, qui abbiamo l'asso di bastoni. L'asso di bastoni è una carta sicuramente molto positiva, che però ovviamente ha anche, diciamo, un'accezione negativa. Qual è? L'accezione negativa dell'asso di bastoni rappresenta ovviamente l'iniziare delle situazioni con grande furore, il furore della sessualità, appunto, guardate, asso di bastoni, però ovviamente situazioni che chiaramente non vanno oltre, diciamo, la passione iniziale. Quindi classiche frequentazioni mordi e fuggi. Ve lo ribadisco, ve lo dicevo già col 7 di spade, voi siete circondate sì da molte persone, 8 di bastoni, sì da una persona in particolare, 9 di bastoni, a cui voi piacete all'ennesima potenza, ma obiettivamente tutte queste persone o la maggior parte di queste persone mirano appunto all'asso di bastoni rovesciato, cioè a vivere sicuramente una frequentazione estemporanea molto focosa, molto intensa, quindi che dia degli apici erotici veramente di un certo peso, ma che rappresenti soltanto questo, cioè l'intermezzo in una vita, la loro, evidentemente monotona, noiosa e ricca unicamente di apatia. Quindi potrebbero essere persone impegnate, come vi dicevo col 7 di spade, che cercano, diciamo, l'avventura del momento, ma non hanno intenzione di portare avanti qualcosa obiettivamente di duraturo. Quindi in accezione negativa, l'asso di bastoni, comunque un asso, rappresenta non il cominciare, quindi il procedere, il proseguire, ma in accezione negativa l'iniziare bene per poi obiettivamente perdersi. Quindi potreste conoscere persone un po' superficiali, che comunque si perdono in, per esempio, lucubrazioni mentali, lanciano il sasso e tirano indietro la mano. Cioè persone che potrebbero dimostrare un grande interesse, ma che poi obiettivamente potrebbero o ritrarsi oppure voler vivere con voi soltanto qualche incontro e poi iniziare in qualche modo a defilarsi o comunque mostrandosi in maniera un po' più fredda nei vostri confronti. D'accordo? Quindi ve lo ribadisce l'asso di bastoni in accezione negativa, ovviamente accanto al 7 di spade,
scremate, 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 perché ci potrebbero essere tra tutte queste persone identificate dall'8 di bastoni, e sono tante, quindi persone che già vi ovviamente ronzano attorno, ma che andrete ancora successivamente a conoscere, ecco, persone interessate sicuramente all'aspetto sessuale. Questo è poco ma sicuro. Qui in 4 carte abbiamo già 3 carte di bastoni, quindi sicuramente l'erotismo non vi mancherà, la sessualità non vi mancherà, ma sarà fine a se stessa per la maggior parte di queste persone. D'accordo? Quindi se voi state cercando qualcosa in più che vada oltre la mera, diciamo, sessualità, per il momento si dovrà attendere o comunque scremare maggiormente. Vediamo in questa appunto posizione l'ambiente che vi circonda, quindi amici, colleghi, parenti. Vediamo un po'. E qui abbiamo la carta del Papa. Allora, vi ribadisco, quinto arcano maggiore, che qui c'è una persona a cui vi piacete tanto, La carta del Papa parla però di una persona che, ahimè, generalmente è impegnata. Addirittura il Papa ha spesso anche figli. Quindi una persona che potrebbe essere o sposata o comunque fidanzata, convivente, comunque una persona che ha qualcun altro al suo fianco e generalmente è una persona che potrebbe essere già padre. Da un punto di vista anagrafico, il Papa rappresenta appunto generalmente un individuo che non è più particolarmente, diciamo, giovane, cioè non è un ragazzino. Generalmente è una persona che ha dai 45 anni in su, 40-45 in su, d'accordo? Quindi sicuramente è una persona già matura che esprime saggezza, il Papa. Quindi è una persona che non vuole usarvi, non vuole lanciarsi immediatamente in una storia extraconiugale. Potrebbe essere proprio questo individuo identificato con il 9 di bastone che vi sta tenendo d'occhio, perché vuole capire quanto possa in qualche modo osare, essendo magari lui proprio impegnato. È una persona a cui voi piacete tanto, perché il Papa parla anche di sentimenti, comunque di emozioni, ma una persona che sta trattenendo, tipico del Papa, sta castrando, direi anche, la propria sessualità. Cioè una persona che quando vi vede sente ribollire il sangue nelle vene. È una persona che quando vi vede immagina di tutto, vi vede in ogni modo, però obiettivamente è una persona che si sta enormemente trattenendo, come tipico del Papa, che non parla di sessualità agita, come nel caso ad esempio dell'imperatore. Parla di una persona che vi desidera da morire, ma che si sta castrando, proprio perché è una persona che tende a voler essere ligia al dovere, ai propri compiti, ai propri doveri, proprio perché potrebbe essere una persona sposata o impegnata e quindi in qualche modo sta, diciamo, boicottando il suo desiderio carnale nei vostri confronti, che è all'ennesima potenza, ma lo sta castrando, proprio perché non vuole, non può, sente di non potere questa persona lasciarsi andare al desiderio che prova per voi. In realtà, vi ripeto, questa è una persona molto, ma molto attratta da voi ed è ovviamente una persona che chiaramente vorrebbe farsi avanti, una persona che vorrebbe dimostrarvi obiettivamente tutto il suo desiderio, tutta la passione che prova per voi, ma teme di farlo perché in qualche modo questa persona non vuole venir meno ai propri compiti, ai propri doveri, cioè non vuole vivere nell'impudicizia. È una persona molto severa con se stessa.
d'accordo? E teme di perdere l'equilibrio. Questa è una persona che obiettivamente però agirà, perché la carta del Papa è una carta molto veloce, grosso modo tra i prossimi 15, 20, 25 giorni, quindi entro il prossimo mese, voi avrete modo di parlare con questo Papa, di avere un contatto con questo Papa che vi farà obiettivamente capire tutto quello che obiettivamente prova per voi e sta castrando, facendovi capire che obiettivamente non soltanto voi gli piacete fisicamente, ma che anche voi ovviamente rappresentate una donna degna di stima, perché il Papa porta con sé non tanto piacevolezza fisica, o almeno non solo, ma anche una stima interiore importante. Quindi vi vede come una persona valida, che non merita di essere usata. D'accordo? Quindi vi ripeto, è una persona generalmente adulta, quindi una persona comunque matura, ed è generalmente una persona che in qualche modo tende a volere in qualche modo ancora temporeggiare nei vostri confronti, fino a che entro al massimo una quindicina, una ventina di giorni, al massimo un mese di tempo, questa persona vi paleserà il suo desiderio. La carta del Papa è legata a segni di fuoco e segni di terra, in particolar modo al segno del Toro. Quindi, obiettivamente, la carta del Papa ci parla di un individuo che potrebbe appartenere o ad uno dei 3 segni di terra, in particolar modo il Toro, quindi Toro, Vergine e Capricorno, oppure uno dei 3 segni di fuoco. Qui abbiamo tanti bastoni, quindi Leone, Ariete, Sagittario. Oppure averne l'ascendente, oppure avere un tema natale esplosivo, dove appunto c'è una forte presenza, abbinamento incredibile tra segni di terra e segni di fuoco, nei pianeti principali che strutturano la personalità, quali sono Venere, Luna, Marte e ovviamente Mercurio. Cioè potrebbe avere per esempio la Venere in Toro e Marte in Ariete, quindi l'erotismo per eccellenza. Ok? Ma vi ripeto, attenzione, perché potrebbe essere una persona impegnata, ma entro al massimo un mese di tempo questa persona paleserà il suo interesse. D'accordo? Quindi è una persona non che andrete a incontrare o conoscere nuova, ma che già fa parte del vostro ambiente quotidiano, Vediamo in questa posizione il karma, diamo la parola al karma, cioè cerchiamo di capire, a prescindere ovviamente ragazzi dalle vostre azioni, che cosa appunto vi aspetta, a seconda ovviamente delle tempistiche identificate dal singolo arcano, come abbiamo detto poco fa appunto con la carta del Papa. Che carta meravigliosa! Allora, e qui abbiamo ovviamente il Fante di Coppe. Allora ragazzi, il Fante di Coppe parla di una manifestazione importante, un messaggio, un invito, comunque vi ripeto un contatto, una telefonata anche, perché no, da parte di una persona molto interessata a voi, ma anche emotivamente molto presa da voi, perché parliamo di coppe, una persona che però, al di là di questo Papa,
è ovviamente molto giovane, quindi non è questo papa, è un'altra persona. Ve l'avevo detto ragazzi già dall'inizio con questo 8 di bastoni che voi avrete più persone interessate a voi e avete ad oggi più persone interessate a voi. Ecco, la carta del Fante parla di una persona giovane, quindi in questo caso molto giovane, che non supera i 30, massimo proprio 35 anni di età, una persona che vi dimostrerà ovviamente tutto il suo interesse. Quindi una persona, vi ripeto, esteticamente anche molto piacente, perché i personaggi di coppe parlano di personaggi molto, diciamo, esteticamente belli, che vi dimostrerà grande attrazione fisica, ma anche ovviamente delle emozioni importanti e che vi porterà notizie, come è tipico appunto di tutti i fanti che parlano appunto di novità, di notizie, di telefonate, messaggi, chat, che vi ovviamente faranno molto piacere, proprio perché avranno un sapore veramente molto romantico. Aspettatevi dunque un, diciamo, contatto veramente molto bello, tenero, pulito da parte di questo giovane che vi emozionerà molto perché vi farà in qualche modo riassaggiare un amore puro. Il Fante infatti rappresenta generalmente una persona single, contrariamente a questo Papa, quindi una persona che non ha altri legami, può avere sicuramente altre conoscenze per carità, però non è una persona impegnata, non è una persona ad esempio sposata, è una persona single che quindi è interessata e sarà interessata a voi e quindi ad iniziare una vera e propria frequentazione senza frenarsi. Cioè non farà come questo Papa. Questo Fante agirà in maniera molto diretta, agirà in maniera molto coraggiosa, perché vi vorrà assolutamente conquistare. E vi ripeto, una persona che vi dimostrerà grande emotività. È una persona che vi farà capire che voi siete obiettivamente per lui qualcosa di bello, una meravigliosa scoperta che lui vuole vivere, perché come tutti i fanti avrà grande curiosità nel vivervi, nel conoscervi. Quindi una persona molto romantica, molto pulita e che potrebbe corteggiarvi non poco. Quindi una persona disposta, vedete, a lasciarsi andare all'amore. Quindi molto diversa da questo Papa, Difatti, come potete vedere, sono due posizioni completamente antitetiche, contrapposte. Quindi il karma vi darà una mano, perché qui c'è un'altra persona che sarà molto interessata a voi. In questo caso però è una persona nuova, quindi che vi porrà dinanzi, però non tra tanto tempo, perché ovviamente le carte di coppe, similmente alle carte di bastoni, parlano di qualche settimana al massimo. Quindi sicuramente al massimo entro un mese di tempo, qui ci sarà il contatto da parte di un'altra persona, più giovane di voi, o comunque una persona giovane che potrebbe contattarvi ad esempio sui social e che vi dimostrerà grande passione. Quindi vi farà capire che voi gli piacete molto. D'accordo? Quindi sicuramente qui avrete il vostro bel da fare, perché qui ci sono già due persone che vi faranno capire il loro interesse. In maniera differente però, perché il Papa è una persona impegnata ed è una persona che fa fatica a vivervi. Invece il Fante è una persona libera, che può vivervi e vuole vivervi e che quindi vi corteggerà. Non poco, Per quanto riguarda l'aspetto, diciamo, astrologico, i personaggi di coppe
appartengono generalmente ai segni d'acqua. Quindi potrebbe ovviamente appartenere al segno del Cancro, Scorpione o Pesci, o potrebbe averne l'ascendente, oppure un tema natale ricco di questi tre segni, appunto, nei pianeti principali che strutturano la sua personalità, quindi nei punti strategici del suo tema natale, come vi dicevo poco fa, con la carta del Papa. D'accordo? Quindi una persona emotivamente molto carica, una persona pulita, trasparente. Aspettatevi degli inviti, voluti, sentiti da parte di questa persona. Quindi il karma, diciamo che vi aiuterà, non poco. Allora, in ovviamente penultima posizione cerchiamo di capire il consiglio degli arcani. Vediamo un po'. E qui abbiamo la carta del 4 di coppe. Allora, cercate ovviamente con la carta del 4 di coppe di evitare situazioni noiose e apatiche. Perché il 4 di coppe, generalmente, pur essendo una carta di coppe, parla però di, sì, stabilità, ma obiettivamente una stabilità eccessiva, che poi può portare ovviamente in qualche modo a appunto noia, ad apatia, ad insoddisfazione. Quindi vi viene consigliato di mantenere vivo comunque il vostro parterre di conoscenze. Non vi si sta consigliando di chiudere con uno dei due o comunque di passare in rassegna tutte le persone spuntando quella giusta e quella sbagliata. Però, vi ripeto, prestando lucidamente attenzione, come vi dicevo con la carta del 7 di spade, a chiunque abbiate al vostro fianco, per evitare ovviamente illusioni e disillusioni, però chiaramente cercate di conoscere più persone possibili. Proprio perché evidentemente tutte le situazioni che potrebbero presentarvisi, quindi anche la situazione con questo Papa o con questo Fante di coppe, potrebbero alla lunga annoiarvi, perché il 4 di coppe parla proprio di questo, di situazioni troppo statiche che potrebbero poi scivolare drasticamente nell'apatia. Quindi per vivere in qualche modo situazioni veramente appaganti, cercate obiettivamente di tenere comunque sempre gli occhi ben aperti anche su altri fronti. D'accordo? Perché ci sono delle situazioni che alla lunga potrebbero annoiarvi, perché troppo statiche. Perché voi avrete bisogno di rompere l'apatia. Voi avete bisogno di fuoco, voi avete bisogno di passione, voi avete bisogno di qualcuno che vi faccia provare delle emozioni intense. Ed evidentemente qui rischierete, e con questo Papa e con questo Fante, di cadere, diciamo, un po' troppo nella monotonia, nel vivere rapporti quotidianamente definiti e prestabiliti, cosa che potrebbe annoiarvi. Quindi ovviamente vi viene consigliato comunque di non abbandonare anche altre eventuali conoscenze, perché ovviamente tra altre conoscenze potrebbe proprio nascondersi invece la persona giusta, vedete? Quindi non, diciamo, in qualche modo fossilizzatevi sempre su una sola persona. Cercate comunque di tenere comunque aperte le porte anche di altre conoscenze. Perché potreste, vi ripeto, scivolare in situazioni troppo statiche che potrebbero alla lunga annoiarvi. Perché, ahimè, il 4 di coppe parla proprio di, vedete, eccessiva staticità. Vediamo ora in ultima posizione il futuro. Ovviamente, ragazzi, a seconda delle tempistiche identificato da questo arcano. Vediamo un po'.
E qui abbiamo ovviamente la carta del 4 di bastoni. Allora ragazzi, la carta del 4 di bastoni è una carta molto bella, perché obiettivamente non parla della noia, dell'apatia e della staticità del 4 di coppe, bensì ovviamente parla di, vedete, momenti di gioia, momenti di festeggiamenti, momenti gaudenti, di cui approfitterete assolutamente, in particolar modo appunto assieme, guardate, a questa figura che continua a tenervi d'occhio dall'inizio ovviamente della stesa, ma che con questo 4 di bastoni finalmente deciderà, vedete, di avvicinarsi e ovviamente in qualche modo di vivere dei momenti eroticamente molto importanti, ovviamente con voi. Il 4 di bastoni parla, vi ripeto, di gioia, festeggiamenti, di prosperità, di situazioni anche piuttosto semplici, quotidiane, che però sicuramente porteranno ovviamente all'appagamento dei sensi, perché parliamo di bastoni. Quindi sicuramente voi andrete a godere della conoscenza e della vicinanza, in particolar modo vedete di una persona che evidentemente deciderà di avvicinarsi a voi e quindi ovviamente di dedicarsi, finalmente lasciandosi andare, ad una vera e propria conoscenza. Perché? Perché il 4 di bastoni parla non soltanto di, diciamo, incontri eroticamente importanti, non è un 3 di coppe che parla di mero divertimento, è un 4 di bastoni che parla appunto delle 4 gambe del tavolo, delle 4 mura di casa, quindi di situazioni che obiettivamente diventeranno molto, molto interessanti, non noiose, ma bensì particolarmente eccitanti per voi e ovviamente che includeranno una vera e propria unione. Perché il 4 di bastoni parla proprio di storia, parla di unione, addirittura anche di matrimonio. Quindi sicuramente qui c'è la conoscenza con una persona che deciderà, vedete, finalmente di farsi avanti, di avvicinarsi ovviamente a voi. Questo porterà a ovviamente accordi, porterà sicuramente a solidità, porterà sicuramente a stabilità e porterà ovviamente anche ad una vera e propria unione, perché ricordiamoci che il 4 di bastoni parla appunto di unione, parla di concordia, parla di accordi, parla di incontri, parla di sessualità, parla di gioia, parla di una situazione sempre in evoluzione, quindi una situazione pratica e assolutamente non statica. Vedete, completamente diversa rispetto al 4 di coppe, cioè una situazione che vi andrà, vedete, a stuzzicare costantemente. Quindi quest'uomo saprà mantenere sicuramente accesa la fiamma del desiderio. Questa è la persona giusta per voi, perché questa persona non vi annoierà. Ecco perché il consiglio, ora ovviamente si può comprendere, del 4 di coppe, quindi cercate comunque di andare oltre le situazioni, diciamo, immediate, più semplici che vi si paleseranno. D'accordo? Perché qui c'è un'altra persona, ma evidentemente è una persona diversa da ovviamente tutte queste persone che vi si avvicineranno, perché questa persona non vi annoierà. D'accordo? Questa è una persona che porterà stabilità, una stabilità, perché è una carta di grado quarto, che però non vi annoierà, perché è un 4 di bastoni. D'accordo? Tra l'altro anche in questo caso le tempistiche sono molto veloci, perché il 4 di bastoni, come il 5 e 6 di bastoni, quindi come tutte le carte mediane di bastoni, rappresentano generalmente al massimo una ventina di giorni o comunque rappresentano, diciamo, la seconda decade di un mese. Vi faccio un esempio: nel caso in cui voi andiate a vedere questo video nei primi giorni di novembre, entro la seconda decade appunto del mese di novembre ci sarà finalmente questo incontro con questa persona che appunto finalmente deciderà di farsi avanti e ovviamente di costruire con voi qualcosa di importante.
D'accordo? Quindi il 4 di bastoni è una carta molto molto bella, non solo, vi ripeto, da un punto di vista erotico, perché parla di tanti incontri, parla, vedete, di uno stuzzicarsi a vicenda, di un piacersi particolarmente, ma anche in questo caso comunque di unione. Quindi parla proprio di, in qualche modo, un incontro veramente importante per voi e che vi stimolerà ovviamente non poco. D'accordo? Quindi sicuramente in questo caso, ragazzi, ovviamente il 4 di bastoni parla di una storia, cioè non parla semplicemente in qualche modo di una conoscenza che si esaurisce in una notte. Il 4 di bastoni parla di una persona che voi andrete a frequentare più e più volte e che diventerà per voi ovviamente una persona molto importante. Parliamo di bastoni, quindi vi confermo la forte presenza dei segni di fuoco, quindi Leone, Sagittario, Ariete, nel tema natale di questa persona. Quindi potrebbe o avere come appunto segno zodiacale uno di questi tre segni, o averne ovviamente l'ascendente, o vi ripeto un tema natale ricco di ovviamente questi tre segni nei pianeti principali che strutturano la personalità, quindi Venere, Luna, Marte e Mercurio. Cioè, per esempio, potrebbe avere ascendente in Leone e, per esempio, Marte e Venere in Ariete. D'accordo? Quindi una persona sessualmente molto carica e molto attiva, che però ovviamente saprà stuzzicarvi e che obiettivamente in qualche modo è tremendamente colpita dalla vostra bellezza. Quindi vorrà assolutamente unirsi a voi, ma non solo in un rapporto, vi ripeto, fine a se stesso, fatto di incontri fugaci, ma anche in un rapporto stabile, solido. Quindi qui parliamo di unione. Vi ripeto, addirittura anche la carta del matrimonio, Quindi sicuramente qui c'è la persona giusta. Non fermatevi alle prime conoscenze e ovviamente cercate di scremare. Ottima figura sicuramente questo fante di ovviamente coppe. Cercate di ovviamente capire dove vorrà andare a parare questo ovviamente papa, perché da persona impegnata ovviamente ha chiaramente delle limitazioni, soprattutto ovviamente nel movimento e quindi anche ovviamente nel vivere una storia chiaramente con voi. D'accordo? Dunque ragazzi, sicuramente una stesa molto veloce, tempistiche velocissime, quindi grosso modo entro il massimo appunto un mese incontrerete appunto questo fante di coppe o comunque sarete contattate da questa persona così giovane e curiosa e volenterosa. Questo papa paleserà sicuramente il suo interesse per voi e qui però c'è proprio l'avvicinarsi di questo nuovo personaggio che ovviamente vi dimostrerà tutta la sua attrazione, ma con la quale inizierete una vera e propria frequentazione, quindi che non si esaurirà ovviamente nel rapporto di una notte. D'accordo? Quindi situazioni molto veloci, tantissime carte di bastoni che vanno proprio a riconfermare ovviamente anche l'argomento della stesa stessa che verteva sicuramente, vi ripeto, sull'erotismo. Quindi qui sicuramente erotismo non vi mancherà. Nel caso in cui però voi vogliate qualcosa in più, cercate di prestare la debita attenzione, ovviamente di scremare, perché qui ci sono persone particolarmente furbette e anche menzognere, come appunto vi dicevo con l'asso di bastoni in accezione negativa e con il 7 di spade. Ma qui c'è proprio la nascita di una vera e propria storia, di una vera e propria frequentazione. D'accordo? Entro, grosso modo, appunto, non più di un mesetto e mezzo al massimo, d'accordo? Con una personalità piuttosto forte, piuttosto intensa,
ovviamente molto appassionata, caliente, quindi ovviamente appartenente sicuramente o appunto ad un segno di fuoco, comunque con un tema natale ricco proprio appunto dei segni di fuoco nelle posizioni ovviamente più strategiche. D'accordo? Quindi sicuramente ragazzi non vi annoierete entro ovviamente il prossimo mese e vi ripeto, ascoltate il consiglio del 4 di coppe, cercate di andare oltre, diciamo, la quotidianità, perché sicuramente qui le situazioni ci sono, ma ovviamente molto più proficue e benefiche se appunto lontane rispetto evidentemente alle persone che vi circondano. Qui c'è ancora qualcosa da scoprire ovviamente in futuro, perché vi ripeto, evidentemente le persone che avete conosciuto sino adesso o che vi circondano potrebbero, ahimè, scivolare in situazioni appunto che poi potrebbero annoiarvi. D'accordo? Ovviamente è una stesa che si riferisce alla sessualità, all'erotismo, alla ricerca proprio di passioni vivide, quindi chiaramente l'apatia non è certamente la situazione migliore. D'accordo? Dunque, ovviamente ragazze, come sempre, mi raccomando, tenete duro, ovviamente buona fortuna e come sempre a presto!